benvenuti in questo nuovissimo video! Oggi parleremo di Capodanno. Piccola premessa sul Capodanno. Allora, da ragazzini chiaramente il Capodanno tipo è l'evento della vita, lo aspettiamo con ansia e pensiamo che succeda chissà cosa, poi alla fine è un giorno come un altro e quindi pace, amore e fantasia. Che il Capodanno è un giorno come tutti gli altri, dovete, sì, chiaro, festeggiare sempre nei limiti, senza pensare che succeda chissà cosa, perché è semplicemente l'ultimo giorno dell'anno. Partirei subito consolando chi mi sta guardando in questo momento e odia il Capodanno, oppure ha passato ultimamente dei Capodanni, cioè negli ultimi anni dei Capodanni tremendi. Non sapete cosa vi aspetta. Sì, perché davanti a voi in questo momento avete la regina dei Capodanni flop. Ma cosa dico? L'imperatrice dell'universo dei Capodanni flop. Il primo Capodanno flop che vi voglio raccontare è sicuramente epico, passerà alla storia. Se mi chiedono un Capodanno da raccontare, io racconto sempre quello perché mi fa molto ridere. Adesso, quell'anno lì un po' meno. Io ero una ragazzina, avevo tipo 15 anni e avevo questo fidanzatino di cui chiaramente ero innamorata persa ed era più grande di me. Allora, vi descrivo un attimo la tipologia di ragazzino, proprio quello delle serie TV, biondino, fisichino carino, insomma era il bonazzo della compagnia, il Justin Bieber della compagnia. Io ero innamorata persa. Un giorno miracolosamente succede che questo ragazzino mi chiede di fidanzarci e quindi le campane suonarono a festa, gli usignoli ulularono nel buio della mia vita e io mi fidanzai con questo ragazzo. E voi mi confermerete che quando ti fidanzi con un ragazzo c'è proprio gli occhi a cuoricino, no? Tutto bellissimo, no? Cosa succede? Dopo tipo un mese mi lascia e io cado nelle tenebre dell'abbandono. E voi direte, ci siamo passate tutte. Sì, ma non avete ancora scoperto il clou del discorso, e cioè il Capodanno. Qualche mese dopo, ma neanche troppi mesi, cioè saranno stati 2 mesi dopo, era Capodanno e io con la mia compagnia abbiamo deciso di passare il Capodanno nella casa di campagna della mia migliore amica. Immaginate quando la mia migliore amica mi guarda e mi dice: vedi che c'è anche X, cioè il mio ex, viene a fare Capodanno qui. Cosa? Era arrivato il momento di riconquistarlo, perché lui a Capodanno mi avrebbe visto più bella che mai e si sarebbe di nuovo innamorato di me, mi avrebbe chiesto scusa per quei 2 mesi di completo abbandono e io chiaramente avrei ceduto tornando con lui. Arriva il famoso Capodanno. Immaginatevi una Marina adolescente combinata stile Ariana Grande, questo trucco fatto 30.000 volte peggio, però avete capito il mood. Ma mi sentivo veramente veramente figa e mi confermerete voi da casa che quando c'è il ragazzino di cui sei innamorata ci pensi 7 mesi prima a cosa metterti o a come combinarti. Insomma, era stato un lungo percorso verso quella sera di Capodanno ed io ero pronta a vederlo, pronta a riconquistarlo. Inizia il Capodanno e dopo ore lui ancora non c'è, di lui non c'è traccia. Io lì cado in depressione perché dico non verrà più. E proprio quando ormai avevo completamente perso le speranze, lo vedo. Lo vedo in tutto il suo splendore, colpito da un raggio, da un fascio di luce che insomma lo illumina e mi indica la strada verso il paradiso. Lui mi guarda, mi sorride, io mi sciolgo ed è proprio lì che dietro di lui vedo la sua nuova fidanzata. Erano mesi che aspettavo quel giorno per riconquistarlo. Mi ero programmata e preparata tutto il discorso, ma non c'era niente da fare perché lui era lì con una sorta di Barbie californiana, bionda, abbronzata, manco vivesse alle Mauritius e perfetta. Ecco, io in quel momento mi sono sentita una cacchina, volevo andare via, ma dove andavo? Che eravamo in mezzo alla campagna. Ma, ahimè, non è finito qui.
perché nel pacchetto comprensivo del Capodanno nella casa di campagna c'era anche il pigiama party, perché avremmo dormito tutti lì. Ecco, non so se avete presente le case di campagna, insomma hanno queste camere grosse eccetera eccetera, e la camera dei genitori era stata chiusa, quindi c'era soltanto una camera per tutti. Quindi immaginate che insomma lui si è fermato a dormire con lei e io non potevo scappare perché non c'era modo di scappare, ero una ragazzina, non potevo chiamare mia mamma e dire mamma vienimi a prendere perché c'è lui eccetera eccetera, insomma mia mamma non sapeva neanche di questa storia. Quindi il momento più flop del Capodanno non è stato quando io l'ho visto con lei, ma è stato quando io ho dovuto dormire nella stessa stanza in cui dormivano loro due e sentire per tutta la notte i loro limoni duri. Vi assicuro che adesso rido, ma c'era molto da piangere. Immaginatevi una ragazzina col cuore infranto nel bel mezzo del Capodanno. Assolutamente da dimenticare. Questo era insomma il top del flop, ma c'è sempre un altro flop che vorrei raccontarvi a proposito di Capodanno. Qualche anno dopo il Capodanno che vi ho appena raccontato, non avevo alcun programma perché non avevo uno straccio di fidanzato, le mie amiche avevano già tutte organizzato eccetera eccetera. Grazie a Dio c'era la mia migliore amica che come sempre mi salva nei momenti critici. E la mia migliore amica era stata invitata a un Capodanno in montagna, appunto a casa di suoi amici, che io non conoscevo. Quindi immaginatevi la situa: la mia migliore amica, il suo fidanzato, altre 3 mie amiche, i loro fidanzati, in una casa in montagna piena di gente che non conoscevo. Però voi mi confermerete che a volte le situazioni che meno ti aspetti possono essere molto divertenti, possono essere delle piacevoli sorprese. Ecco, questa non lo è stata, perché io sono arrivata in quella casa appunto in alta montagna, quindi non è che dici c'era un'alternativa, me ne vado da un'altra parte. Ero lì in questa baita e c'era un gruppo di ragazzi appunto della nostra età, una trentina di persone, che vi assicuro avevano la faccia della morte. Musica non c'era, almeno quando sono arrivata non c'era, poi dopo l'hanno messa perché chiaramente ho insistito. Cibo c'era ma nessuno lo mangiava, quindi un gruppo di ragazzi tutti a dieta. L'allegria e la voglia di festeggiare non c'era assolutamente, proprio non era pervenuta. Quindi mi sono sentita in qualche modo di animare un po' la situa. Voi immaginatemi lì dentro, insomma, da dove si inizia quando la situazione è così smorta? Inizi con la musica. Cosa mettevo di musica? Non è che potevo mettere la house o queste musiche qui, insomma, che dopo un po' stufano. Ho messo una roba bella per scaldare la pista, no? Raffaella Carrà. Vabbè ragazzi, insomma, mi hanno guardato tutti male, cioè io ho portato il mio spirito festivo da serata pop, trash, anni 80, 90, 70, revival, nessuno mi ha capita. Quindi io ho detto adesso esploderà la festa, sarò la regina della serata perché tutti mi ringrazieranno di questo sprint, di questo sprizzo di allegria. Mi hanno guardato malissimo. Cioè proprio mi sono vergognata come mai in vita mia. Ma non è che ho spento tutto e me ne sono andata, perché come vi ho detto prima non c'era modo di andarsene. Niente, io me ne sono fregata ragazzi, perché il bello della vita è essere se stessi. Quindi io ho ballato tutta la sera, da Raffaella Carrà a Sabrina Salerno alle Spice Girl a Britney Spears, e non me ne fregava niente di nessuno, fino a quando è arrivato il momento del brindisi. Perché se fino a quel momento, diciamo, mi ero fatta andare bene la situazione, ero lì che cercavo un attimo di tirare in mezzo le persone, senza riuscirci chiaramente, quando è arrivato il momento del brindisi, diciamo che tutta la mia voglia di festeggiare, nonostante la gente non avesse voglia di festeggiare, è andata un attimo a quel paese, perché 3, 2, 1, auguri! Erano tutte coppie. Se fino a quel momento pensavo che soltanto le mie amiche fossero tutte a coppia, quindi ho pensato sono l'unica sfigata ad avere amiche tutte fidanzate, mi sono resa conto che tutta la casa
era accoppiata. Ragazzi, ero l'unica single, tutti si sbaciucchiavano e io, immaginatevi, così. Cappellino in testa, sai, di quelli di Capodanno, trombetta, tipo una storia triste, e Raffaella Carrà di sottofondo. Io penso che con questa immagine possiamo concludere i Capodanni più flop di Marina. Vagabondo che di regole non ne ha, la mia vita è una roulette.